Qui abbiamo un pezzo di bambù di 1,70 m. Dopo il nodo viene inciso con una precisione estrema che corrisponde alla struttura intrinseca, alle nervature del bambù, e poi tutto si appiattisce. Dal cilindro abbiamo questo appiattimento e diventa una scopa rigida, un rastrello. E la stessa magia la ritroviamo qua nella collezione di Werner Blaser. Io avevo visto negli anni 60 questa mostra e qui ho appunto prolungato il mio interesse per il lavoro sul bambù e se tu guardi il ventaglio tu hai una sezione del bambù. Dopo il nodo ci sono queste incisioni che si dipanano e vengono incurvate e diventano la struttura del ventaglio. E il nodo del bambù, nel nodo, è là dove si infila un'altra sezione del bambù che diventa l'elemento che tende il tensore. Per cui c'è una conoscenza dei materiali così profonda che la relazione tra forma, funzione è assolutamente inestricabile. E purtroppo c'è molta gente che questa storia della funzione e della forma non vogliono capirla. Quando la funzione si compie, c'è una bellezza intrinseca perché il materiale è rispettato ed esprime il potenziale che ha. Non avevano nessuna ragione, nessun motivo per fare delle operazioni prive di senso. E dunque io cresco in questo contesto, dentro questa fascinazione del fare delle cose che abbiano una funzione, che servono a qualche cosa. Ed è questo che in qualche modo mi affascina. E sono un po' naif. A 15 anni penso che andando a studiare grafica imparo il linguaggio universale. Andiamo in una gita di studio a Parigi e sono colpito da questi negozi di colori che la domenica chiudevano tutte le ante e ce n'erano tantissimi perché tutti i negozi di colore a Parigi ognuno li dipingeva come voleva, ma con questo concetto. E questo concetto nasce nel 1875, perché i venditori di colore capiscono che forse dovrebbero avere un'identità, ma erano tutti proprietari indipendenti. Dunque è interessante che loro capiscono che possono avere, invece di farsi concorrenza, di essere tutti riconosciuti come parte di una categoria professionale estremamente qualificata, perché allora i colori venivano fatti, non è come adesso che tu compri, lo preparavano loro. E la cosa interessante è che pochi anni dopo esce questo libro
di Karl Gessner, i testi sono di Kutter, e subito agli esordi Kutter, che conosceva Gérard Rifer o Gessner, uno dei due, no, Gessner lo conosceva bene, chiedono a Ifert questo suo lavoro, è un grande lavoro, una grande quantità di fotografie, un lavoro documentario, e lui pubblica Bazar de la couleur a colori e poi altri esempi in bianco e nero. E quando io scopro questo, capisco l'importanza della storia, di far evolvere una conoscenza. E dunque per me questo libro diventa fondamentale, soprattutto perché non mi ricordo più, circa 400 immagini, capisco che si può risolvere un problema commerciale rispettando un'integrità progettuale. E quando esce Die Neue Grafik, era già uscito da poco Neue Grafik, e nel primo numero di Neue Grafik anche qua ritrovo il passato. Interessante, si chiama Neue Grafik e l'articolo principale, scritto da Richard Lose, è sulle avanguardie. Futurismo, dadaismo, costruttivismo e poi avanti fino al contemporaneo. E allora comincio a studiarle queste avanguardie, scappo dai dogmi svizzeri e continuo a studiare a Londra. Ed è interessante vedere quanto il bisogno di dare un'espressione formale precisa rispetto ai testi innovativi che scrivono, particolarmente i dadaisti, ed è interessante vedere la ricerca di una corrispondenza tra il testo e l'immagine grafica. Questo è Majakovskij, il titolo di questo opuscolo di 13 poemi è Per la voce, e il grafismo praticamente aiuta l'oratore. Vi cito che cosa ha scritto Lissinsky nel 25. La plastica tipografica deve fare attraverso l'ottica ciò che la voce e il gesto dell'oratore fanno per l'espressione dei suoi pensieri. È grazie a queste lezioni che comincio a occuparmi seriamente di pertinenza e non di sola apparenza. Allora, qui ho unito due manifesti di Herbert Leupin. Herbert Leupin è diventato una delle figure veramente eminenti negli anni 50 e ha molto osservato i lavori dei bambini e ha sviluppato un segno molto essenziale, abbastanza giocoso, e ha fatto tutta una serie di manifesti assolutamente straordinari.
ed è stato da molti ritenuto un grafico illustratore, misconoscendo il fatto che sempre lui ha un'idea, ha un concetto fondamentale estremamente interessante. Per esempio qua lui parte dal logotipo dell'azienda e integra il logotipo. Come vedete non c'è nessun slogan, nessun testo aggiuntivo, c'è il logotipo e c'è questa figurazione fulminante. È lo stesso grafico che per Die Tet chiama il fotografo giusto, fa una fotografia e non un'illustrazione, per cui questo progettista qui diventa molto evidente il fatto che è avantutto un operatore concettuale, cioè sviluppa un concetto di comunicazione che poi potrebbe affidare anche ad altri. Allora, qui ho raggruppato alcuni pezzi di Max Bill. Praticamente in 3 passi passiamo dal cerchio al triangolo, al quadrato, e all'organico. Allora, un signore tedesco gli commissiona un orologio da muro e lui sa che per convenzione c'è una lancetta delle ore corta e una lancetta lunga per i minuti. Allora lui si inventa 2 corone circolari dove pone all'interno le ore e all'esterno i minuti.